visita turistica al borgo medievale di Taggia, non dovresti mai perderti una passeggiata sul ponte antico. Avrai la possibilità di camminare sui ciottoli di fiume che hanno visto passare migliaia di donne, uomini e animali. Potrai accomodarti sui caratteristici sedili in pietra e goderti il panorama sulle colline o sulla valle, ascoltando il passaggio delle acque del torrente Argentina. Ma perché gli abitanti di Taggia hanno costruito un ponte così imponente per un torrente, fra l'altro spesso asciutto nella stagione estiva? Il ponte permetteva i collegamenti tra Castellaro, l'approdo di Riva e la strada della Valle Argentina verso Badalucco, sulla sponda destra dell'Argentina. L'unica strada dalla costa per Taggia, una volta, sfruttava infatti solo l'argine sinistro. Spesso, sbagliando, viene detto romano, ma in realtà la sua costruzione più antica, le prime 2 arcate a levante, risale a non più del XIII secolo, mentre le successive sono state edificate nella seconda metà dei 600. Il ponte antico di Taggia non è stato costruito tutto in una volta. Il torrente Argentina, molti secoli fa, passava molto vicino alla collina di Castellaro e per superarlo era sufficiente un solo arco. Successivamente, in occasione di rovinose alluvioni, il corso delle acque si spostò sempre più verso ponente. Fu così necessario costruire gradualmente altri archi. Per questo motivo, dove una volta passava il torrente, ora troverai giardini e orti. Il ponte di Taggia è composto da 15 arcate. Complessivamente è lungo 274 metri, di cui solo le prime 3 arcate di ponente coprono il torrente per un totale di 54 metri. Gli studiosi ritengono che questo ponte duecentesco possa collegarsi a un itinerario trasversale interno che accomuni i passaggi di Clavi, Valprino, Barcheto, Valle Empero, Andora, Valmerula e Albenga, Valle del Centa, a ridosso dell'acquisto genovese di ampi diritti territoriali già dei signori di Clavesana. Sul ponte antico di Taggia si trovano 2 edicole che raccontano storie interessanti. Quella del primo arco era un'importante culla della memoria storica della città. Custodiva infatti 3 statue provenienti dall'antica chiesa parrocchiale romanica, dove forse erano collocate in facciata. Una testimonianza fondamentale perché la chiesa è stata completamente ricostruita nel periodo barocco, mantenendo pochissimo di quella precedente. Purtroppo nel secolo scorso qualcuno si accorse del loro valore e le rubò. L'edicola dell'11° arco parla invece di una storia a lieto fine. Siamo nel 1831, 2 bambini, 2 fratelli per la precisione, stanno attraversando il ponte. Ridono, si rincorrono, fanno i bambini insomma. Improvvisamente la terra inizia a tremare sotto i loro piedi, la campata crolla. Per miracolo, entrambi i ragazzi si salvano, anzi, rimangono completamente illesi. Il loro papà decide allora di fare innalzare un'edicola sull'arco di ponte ricostruito in segno di ringraziamento.